Ben ritornati su Etica Artistica, questo è il sesto video della introduzione alla filosofia dell'Islam classico conosciuto dai latini. Nello scorso video abbiamo iniziato ad introdurre il discorso della creazione del mondo per Avicenna e abbiamo citato le intelligenze. Bene, in questo video di oggi parleremo proprio delle intelligenze e andremo a vedere nello specifico cosa siano. Mi raccomando, arrivate alla fine del video perché altrimenti sarà molto difficile comprendere questi concetti. Se poi non avete visto il video precedente, mi raccomando andatelo a recuperare perché per questo video qui è fondamentale aver visto almeno il precedente per avere un minimo una base su cui lavorare. Allora, dopo queste premesse, eccoci a noi. Partiamo dai numeri, dalle basi. Quante sono le intelligenze per Avicenna? Le intelligenze sono 9. Adesso, per capire bene cosa siano e come agiscano queste intelligenze, secondo me è fondamentale capire un minimo il sistema tolemaico-aristotelico. Una volta infatti compresa la mappa, quindi i luoghi in cui agiscono le intelligenze, sarà anche abbastanza semplice capire tutto il resto, perché mi rendo conto che se vi parlassi subito delle intelligenze rimarrebbe un discorso molto astratto, invece va contestualizzato. Osserviamo per bene questa immagine. Come potete notare, troviamo la Terra al centro del mondo, perché secondo il sistema aristotelico-tolemaico o tolemaico-aristotelico la Terra si trovava al centro del mondo, quindi ancora non ci troviamo all'interno di un sistema eliocentrico con il Sole al centro del mondo. Questo cosa comporta? Comporta che, come vedete, ci sono 9 cieli dopo la Terra e dopo questi 9 cieli troviamo all'apice Dio. Le intelligenze per Avicenna sono quegli enti che producono attraverso la loro azione i cieli, i 9 cieli, e infatti, come ho detto precedentemente, le intelligenze sono 9 e avete potuto notare anche dalla mappa precedente che anche i cieli sono 9. Quindi a ognuno di questi cieli, come vediamo dall'immagine, è associata una intelligenza. Punto fondamentale, abbiamo detto perciò che sono le intelligenze a produrre i cieli e non la causa prima, quindi non è Dio direttamente con la propria azione a creare i cieli, ma sono le intelligenze a creare i cieli. Cosa crea Dio? Dio direttamente crea, come abbiamo detto precedentemente, la prima intelligenza. Poi la prima intelligenza crea la seconda intelligenza e il primo cielo, che sarebbe in realtà il nono cielo rispetto alla Terra, il primo rispetto a Dio. La seconda intelligenza creerà l'ottavo cielo e la terza intelligenza e così via fino alla nona intelligenza. Qui infatti troviamo l'effetto domino di cui abbiamo parlato nel video precedente. Effetto che però si conclude con la decima intelligenza, perché la decima intelligenza non crea un'altra intelligenza, ma crea il mondo che tutti noi vediamo ogni giorno, quindi il mondo sensibile. E infatti è anche definita datore delle forme. Piccola parentesi per evitare confusione. Come potete vedere da questa immagine, i cieli sono ordinati in direzione ascendente, quindi dalla Terra a Dio, mentre le intelligenze in fase discendente. Ecco perché la prima sfera creata dalla prima intelligenza sarà il nono cielo, perché è quello più lontano dalla Terra. Ma perché secondo Avicenna Dio crea soltanto la prima intelligenza e poi indirettamente tutto il resto? Beh, la risposta del nostro filosofo è davvero molto affascinante, perché Avicenna ci dice Dio è un essere unico e unitario e quindi sommamente semplice. Se creasse un qualcosa che fosse molteplice e quindi non unitario, quindi una prima intelligenza, ma creasse anche altro oltre alla prima intelligenza, questo significherebbe implicare la molteplicità all'interno di Dio, cosa che è impossibile per Avicenna. Se da un lato però questa visione va ad elevare il più possibile Dio, dall'altra però crea tantissime tensioni con i filosofi, sia cristiani sia islamici, e ovviamente anche i teologi. Quindi questo Dio inteso come causa prima non crea né per necessità, quindi come il fuoco che non può decidere di non riscaldare, ma non crea neanche proponendosi un fine. Infatti, secondo Avicenna, essendo appunto sommamente semplice, non potrebbe mai proporsi un fine diverso da se stesso. L'unica cosa conosciuta da Dio è la propria bontà e quindi conosce ciò che fluisce da sé soltanto in universale e mai nel particolare. Detto in termini pratici, questo cosa significa? Significa che il Dio d'Avicenna non può essere un Dio remuneratore,
un Dio provvidente, perché è un Dio che non conosce nel particolare la vita dei singoli individui, ma conosce soltanto l'aspetto generale della vita in totale. È quindi un Dio del tutto distaccato sia dal mondo sensibile, ma ancor di più dalle storie singole di ognuno di noi. Avicenna perciò in questo modo distrugge qualsiasi possibilità di teorizzare un Dio interessato alla vita dei singoli. Ricordiamo infatti che sia la 10ª intelligenza, quindi l'ultima di quell'effetto domino di cui abbiamo parlato, a creare il mondo sensibile. Bene, spero di essere stato chiaro. Vi assicuro che semplificare temi simili non è per niente facile. In ogni caso con questo video andiamo a chiudere la parte più propriamente dedicata alla metafisica di Avicenna. Voi trovate persuasiva questa visione di Dio avicenniana? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere che ne pensate. Nel prossimo video parleremo della conoscenza per Avicenna, che è un argomento straordinario perché ha delle ricadute etiche pazzesche e avrà un ruolo fondamentale soprattutto la 10ª intelligenza, quindi l'intelligenza che produce il mondo sensibile. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettete mi piace e inoltre vi invito a supportare il progetto Etica Artistica con un'iscrizione che è del tutto gratuita e noi ci vediamo sempre qui su Etica Artistica con il prossimo video. Ciao!